Giuro che questo è l'ultimo video su Luigi Pirandello, anche se spero che tu non sia stanco o stanca di sentirne parlare. Ultimamente ho veramente un chiodo fisso. Luigi Pirandello è il mio chiodo fisso, non penso ad altro. In questo video ti presento un'altra opera teatrale molto importante, 6 personaggi in cerca d'autore. All'inizio del video ho usato l'espressione idiomatica "ho un chiodo fisso" o "Luigi Pirandello è il mio chiodo fisso". Un chiodo fisso in italiano è una fissazione, un pensiero fisso, costante nella testa, quasi un'ossessione. Avere un chiodo fisso. In questo caso Luigi Pirandello è un chiodo fisso per me. Ma non voglio dilungarmi, ti presento 6 personaggi in cerca d'autore. 6 personaggi in cerca d'autore. Probabilmente una delle opere teatrali più riuscite, affascinanti e popolari di Luigi Pirandello. Un'opera teatrale che racchiude tantissimi degli elementi della produzione di Luigi Pirandello, come il teatro nel teatro, per esempio, la contrapposizione fra finzione e realtà, il paradosso, le maschere. Vediamo insieme la trama di questa storia così avvincente. La storia comincia in un teatro, su un palcoscenico, dove un capocomico e degli attori stanno facendo le prove per uno spettacolo teatrale che devono mettere in scena. Tra parentesi, è uno spettacolo di Pirandello, Il giuoco delle parti. Comunque la scena inizia in un teatro dove gli attori stanno provando uno spettacolo teatrale. Già qui vediamo il teatro nel teatro, una rappresentazione teatrale che rappresenta un'altra rappresentazione teatrale, teatro dentro al teatro. Durante le prove, 6 personaggi irrompono nel teatro, entrano improvvisamente nel teatro, interrompendo le prove. Il capocomico, indispettito per questa interruzione, chiede ai personaggi di presentarsi. Parla uno di loro, il rappresentante del gruppo, e spiega che loro sono 6 personaggi creati da un autore, che però non ha scritto una storia in cui collocarli. Quindi questi 6 personaggi sono 6 personaggi creati dalla mente di un autore che però non ha continuato la storia, non ha scritto una storia in cui questi 6 personaggi, ormai in vita, possano mettere in scena i propri drammi e le proprie esperienze. Sono quindi persi. Sono 6 personaggi creati ma senza una storia in cui collocarsi. È necessario che un autore crei questa storia e il capocomico potrebbe essere questa persona. All'inizio lui si rifiuta assolutamente perché il capocomico ha un altro spettacolo da preparare, non ha tempo per pensare a questi 6 personaggi pazzi che sono entrati nel teatro. Ma questi personaggi cominciano a raccontare la loro storia, i loro drammi, una storia che diventa sempre più avvincente, sempre più interessante, tanto da convincere il capocomico e gli attori a metterla in scena. Questi 6 personaggi non avranno mai un nome all'interno dell'opera di Pirandello, perché Luigi Pirandello li chiamerà sempre così: il padre, la madre, il figlio, la figliastra, il giovinetto e la bambina. Il padre e la madre erano sposati e hanno avuto un figlio, che Pirandello chiama il figlio. Purtroppo però la madre si innamora di un altro uomo e il padre, suo marito, per renderla felice, la incoraggia ad andare dall'altro uomo. La madre va a convivere con il nuovo uomo, da cui avrà 3 figli: la figliastra, il giovinetto e la bambina.
Il padre è rimasto solo e però osserva la nuova famiglia crescere e la osserva con affetto. Purtroppo un giorno l'uomo della madre muore, lasciando la famiglia in gravi condizioni economiche. La madre è costretta a lavorare come sarta presso la bottega di Madama Pace. Questa signora, proprietaria di questa bottega, in realtà era una persona abbastanza losca perché sul retro della bottega c'era una casa per appuntamenti. La figliastra, per supportare economicamente la famiglia, è costretta a prostituirsi all'interno di questa casa per appuntamenti. E un giorno chi si trova di fronte come cliente? Il padre. Immaginiamo una ragazza costretta a prostituirsi che si trova come cliente l'ex marito della propria madre. La madre si accorge di questo e interviene urlando, creando quindi un momento all'interno della rappresentazione di grande pathos, un punto e un momento emozionalmente molto molto potenti. Immaginiamo che i personaggi raccontano questa storia recitandola anche. Il racconto dei 6 personaggi si interrompe momentaneamente perché il capocomico e gli altri attori sono molto molto coinvolti, sono molto interessati da questa storia e vogliono metterla in scena. Cominciano così a scrivere un copione per riprodurre queste vicende e questi drammi che i 6 personaggi hanno appena raccontato. Purtroppo un attore può recitare, può riprodurre delle esperienze, delle vicende, ma quelle esperienze e quelle vicende non saranno mai sentite, viste e rappresentate come i 6 personaggi le vedono, le sentono e le rappresentano, perché sono loro che hanno vissuto quelle scene. Loro hanno la loro visione della realtà. Gli attori vedranno quelle scene, quei drammi e quelle situazioni dal loro punto di vista, che sarà differente. Qui torna la relatività, il fatto che ogni esperienza e ogni cosa è vista diversamente da ogni persona e c'è una contrapposizione tra la realtà dei 6 personaggi che hanno vissuto quelle esperienze e la finzione degli attori che recitano e riproducono quella realtà. La storia continua e i 6 personaggi vengono delineati e caratterizzati sempre di più. Ognuno di questi 6 personaggi rappresenta una maschera. Il padre è la maschera del rimorso e pentimento per aver lasciato andare la moglie e anche per aver incontrato la figliastra in quella casa di appuntamenti. E per questo, impietosito e preso da questo rimorso, il padre decide di riaccettare l'ex moglie, la madre, in casa con i figli nati dall'altro matrimonio. I rapporti sono molto difficili, soprattutto perché la figliastra, che è la maschera della vendetta, mostra tutta la sua rabbia e il suo risentimento. Il figlio, che è la maschera dello sdegno, non comunica con nessuno, mostra solo disprezzo per tutti. E la madre, tornata a casa con il padre, è la maschera del dolore, è addolorata per quella scena terribile nel retrobottega, per tutta la sua vita di stenti e di condizioni economiche difficili. Vediamo quindi le diverse maschere. E poi ci sono i 2 bambini, la bambina e il giovinetto, che in realtà sembrano non avere una parte, fino a un colpo di scena finale che non voglio svelarti. Saranno questi 2 bambini in realtà a pagare il prezzo maggiore di tutta questa vicenda assurda. Pirandello è stato talmente bravo a rappresentare e a intrecciare
la storia di questi personaggi con le riproduzioni della stessa storia da parte degli attori, che alla fine della rappresentazione teatrale nessuno capisce quale sia la realtà e quale sia la finzione. La storia culminerà, arriverà a un livello di drammaticità molto alto, un colpo di scena molto drammatico che rappresenterà la morte di alcuni di questi personaggi. E in questa scena gli attori non sanno se intervenire perché nessuno capisce più se quello che sta succedendo è reale o è finzione e recitazione. Ed è qui che c'è una contrapposizione tra realtà e finzione. Si arriverà a un punto in cui nessuno più sa se quello che sta per succedere è reale oppure è semplicemente messa in scena e recitazione. Gli elementi fondamentali di questa opera sono, come ho menzionato, che i 6 personaggi in realtà non hanno un vero e proprio nome, si chiamano il padre, la madre, il figlio, la figliastra e così via. Sarà poi il pubblico a creare la loro identità. C'è la contrapposizione fra la finzione e la realtà, i 6 personaggi che hanno veramente vissuto quei drammi e gli attori che riproducono i drammi, ma non potranno mai riprodurla esattamente come l'hanno vissuta i diretti interessati. C'è il teatro dentro al teatro, perché è una rappresentazione teatrale che rappresenta un altro spettacolo teatrale. E un'altra cosa importante è che nella produzione teatrale di Luigi Pirandello scompare la quarta di parete, scompare la separazione fra il palcoscenico con gli attori e il pubblico. Il pubblico è completamente coinvolto nella storia e i 6 personaggi entrano proprio dal pubblico per poi salire sul palcoscenico. Questo è un capolavoro della maestria e del genio di Luigi Pirandello. La storia non è semplice da spiegare, spero di essere stato abbastanza chiaro. Consiglio la lettura di questa opera se il tuo livello di italiano è molto avanzato, ovviamente. Non è un'opera di facile lettura, sia a livello di lingua, sia a livello di intreccio delle vicende. Ma sono stato in ogni caso felice di presentarti questa storia. Spero che ti sia piaciuta, spero che ti stiano piacendo questi video di letteratura che sto pubblicando. Se ti piacciono puoi condividere questo video, mettere un mi piace e ricordati di iscriverti al mio canale se non lo hai ancora fatto. Ci vediamo molto presto!